Achillea, l'erba dei tagli e il suo oleolito. Astringente, antinfiammatoria, decongestionante, analgesica, epiteliogena. Cosa? Non sai cosa significa epiteliogena? In parole molto semplici significa che l'achillea aiuta la nostra pelle a rigenerarsi, a ricostruirsi lì dove ha subito uno stress, come per esempio un taglio, una bruciatura, un'ustione, un'infezione, quindi un'infiammazione in genere. Aiuta quindi il nostro organismo a creare cellule epiteliali nuove, atte appunto a ricostruire il danno fatto. Tornando a noi, l'achillea, una botanica con tantissime proprietà. E il suo utilizzo si perde nella notte dei tempi, perché è proprio dalla notte dei tempi che si è capito quanto questa botanica può essere molto potente. L'achillea produce tantissimi metaboliti secondari che vanno a determinare proprio le sue proprietà in ambito fitoterapico. E come per ogni altra botanica, al suo interno troviamo sia sostanze idrosolubili che sostanze liposolubili. E saranno queste quelle che noi andremo ad estrarre utilizzando il nostro olio. Essenzialmente nel nostro oleolito andremo a trovare gli oli essenziali importantissimi come il cariofillene, il farnesene, il borneolo, il canfene e anche la canfora. Poi flavonoidi agliconi come per esempio la luteina, la pigenina e la quercitina. E infine tracce di fitosteroli e cumarina. Tutte insieme queste sostanze contribuiscono al potere fitoterapico dell'achillea. Come farò il mio oleolito? Allora, innanzitutto andrò a raccogliere l'achillea lì dove cresce spontanea. E cosa? Tu non ce l'hai rosa ma ce l'hai bianca? E tu gialla? E tu fucsia? Tranquilli, qualsiasi achillea andate a raccogliere, l'importante è che appunto non sia coltivata ma cresca spontaneamente, può essere utilizzata per gli stessi medesimi scopi. Ci sono fatti degli studi che hanno comparato e analizzato varie specie di achillea, giungendo alla conclusione che ognuna ha le stesse proprietà delle altre. Logicamente ognuna è più indicata rispetto all'altra per un determinato tipo di problematica. Quindi dopo aver raccolto i fiorellini nel loro habitat naturale, sceglierò se procedere utilizzandoli da freschi o da secchi. L'importante è preservarne gli oli essenziali, quindi fate molta attenzione sia se deciderete di essiccarli, sia se deciderete di utilizzarli da freschi, quindi durante la macerazione. Utilizzerò soltanto i fiori e eventualmente se ci scappa qualche fogliolina va benissimo. Li metterò in un vasetto di vetro perfettamente pulito, li tagliuzzerò, darò dei colpettini sul fondo e verserò tanto olio quanto ne serve per coprire interamente la botanica senza sormontarla troppo. Metterò il tappo, proteggerò con della carta stagnola esponendo il vasetto al sole per 20-25 giorni oppure lo lascerò in ombra in casa aspettando intorno ai 50 giorni. Dopodiché sarà pronto per essere filtrato, imbottigliato e utilizzato. Potrò utilizzarlo puro sulla pelle o come ingrediente speciale per creme o unguenti o lozioni. Lo utilizzerò per tutti i problemi della pelle, quindi per ogni irritazione cutanea, eczema, dermatite e via discorrendo. Per le punture di insetti, ma anche per piccole ferite e abrasioni, ma potrà essere utile anche per i dolori reumatici, comunque articolari in genere, e avrebbe anche un'altra importantissima proprietà, quella emostatica, soltanto che le sostanze che intervengono per queste proprietà sono essenzialmente idrosolubili. Ma se sei curioso di sapere come sfruttare al meglio l'achillea, ti invitiamo nel nostro negozio virtuale presente su Sellfy. Troverai il link in descrizione. Ciao, alla prossima!